Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Bene amici, come avrete intuito dalla canzone che stavo canticchiando, perdonatemi se non canto in maniera eccellente, oggi andiamo a vedere un po' di ricette tipiche romagnole, quindi andremo a vedere la piadina, la pidazza e l'arrotolato. Siete pronti? Andiamo ad impastare! Bene, quindi amici, prima di andare ad impastare vi volevo dare giusto due nozioni teoriche, chiamiamole così, storiche, di queste ricette. Allora, la piadina, così come la pidazza e l'arrotolato, sono delle ricette senza lievito, quindi sono delle ricette fatte con sola farina, acqua, sale, un pizzico di bicarbonato che fa da agente lievitante e lo strutto nella ricetta originale, e poi c'è chi anche mette l'olio d'oliva anziché lo strutto. Detto questo, la piadina, se andate a vedere, è diversa in base alla zona in cui la mangiate. Se la mangiate a Rimini è in un modo, in altri paesi è in un altro, quindi può essere più sottile, più spessa. Oggi andiamo a vedere la versione quella un po' più spessa, che è quella che io preferisco personalmente. Poi c'è la pidazza, che invece è una piadina stesa molto più larga, quindi che viene molto più sottile e viene fatta a mo' di pizza, quindi la si può condire come più ci pare e piace. Io oggi andrò a fare una margherita. E poi faremo l'arrotolato, che non è altro che una piadina condita, farcita e arrotolata su se stessa a creare una sorta di rotolo che poi si può tagliare a rondelle o comunque si mangia in questo modo. La ricetta di oggi sarà fatta nella maniera che ritengo più tradizionale possibile, in seguito a diverse informazioni che ho ricavato cercando in internet e sentendo un po' di persone della zona. Quindi, bando alle ciance, passiamo ad impastare e vediamo come si prepara la piadina. Per realizzare 6 piadine del peso di 135 grammi ciascuna andiamo ad utilizzare 500 grammi di farina. In questo caso ho deciso di utilizzare il 50% della farina Caputo Pizzeria, che è una farina di tipo 00, e il 50% della farina Caputo Nuvola, che invece è una farina di tipo 0. 220 g di acqua tiepida, 80 g di strutto, 10 g di sale, in questo caso sto utilizzando un sale rosa dell'Himalaya, e 10 g di bicarbonato di sodio. Quindi non ci resta che passare all'impasto. L'impasto è davvero semplicissimo, non ci resta che capovolgere la farina sul piano da lavoro. Procederemo con un impasto fatto a mano, come vedete. Ora con un dito creiamo la fontanella al centro del nostro mucchio di farina. Ora prendiamo il bicarbonato di sodio e lo versiamo sopra la nostra farina, in questo modo, molto semplicemente. Allo stesso modo procediamo con il sale, quindi prendiamo il nostro sale e lo versiamo sempre sopra la farina, in questo modo. Quindi è arrivato il momento di prendere il nostro strutto e adagiarlo al centro della fontanella, in questo modo. Da ultimo non ci resta che prendere la nostra acqua tiepida, versarla al centro della fontanella e con le mani cominciare a sciogliere il nostro strutto e miscelare un po' di farina. Un grande consiglio che posso darvi è quello di utilizzare inizialmente una sola mano per impastare. In questo modo avrete l'altra mano pulita a disposizione per versare la rimanente acqua all'interno dell'impasto. Man mano che sciogliamo il nostro strutto ed impastiamo la farina, aggiungiamo pian piano la rimanente acqua. Una volta che il nostro impasto comincerà a compattarsi, non ci resterà che pulirci le mani e cominciare ad impastare con entrambe le mani. L'obiettivo sarà quello di raggruppare all'interno del nostro impasto tutta quanta la farina, quindi dovremo avere il piano da lavoro completamente pulito e libero dalla farina.
Il nostro impasto dopo circa 10 minuti sarà pronto e risulterà un impasto piuttosto liscio, omogeneo e compatto. Quindi non ci resta che prendere un pezzo di pellicola da cucina e coprire la nostra pagnotta e lasciarla riposare per circa 30 minuti. Passata mezz'oretta non ci resta che accendere il fornello e mettere a riscaldare una padella dal fondo piatto del diametro di circa 30 cm. A questo punto non ci resta che scartare la nostra pallina, rimuovere la pellicola trasparente e, con l'aiuto di un tarocco, dividere il nostro impasto in 6 porzioni da circa 136 grammi ciascuno. Mentre procediamo a preparare la prima piedina, vi consiglio di coprire le rimanenti palline con della pellicola trasparente in modo tale da non creare la fastidiosa crosticina. Quindi procediamo con la stesura della nostra prima piedina. La metodologia è molto semplice: prendiamo un pannello, lo schiacciamo con le mani e tentiamo di dare una forma il più rotonda possibile sin da subito. Schiacciamola un po' con le mani, dopodiché proseguiamo la nostra stesura con l'utilizzo di un mattarello. Sì, lo so amici quello che state pensando, non sono un mago col mattarello, ho provato a fare del mio meglio, ma voi sarete sicuramente molto più bravi di me. Quindi procediamo, estendiamo il nostro impasto ruotandolo di volta in volta di 90 gradi, sempre dallo stesso verso, in questa maniera, fino ad ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro e un disco del diametro di circa 25 cm. Voi quindi come dovrebbe risultare? A questo punto la padella sarà più che bollente e ci basterà riporre il nostro disco di pasta direttamente sulla padella, in questo modo. Man mano che la nostra piedina cuoce, non ci resta che picchiettarla con l'ausilio di una forchetta, in questo modo eviteremo che l'impasto crei delle bolle. Di tanto in tanto andiamo a controllare il fondo della piedina. Sapremo che la nostra piedina è pronta quando sarà riempita di macchioline marroni sul fondo. Dopo circa un minuto e mezzo la nostra piedina quindi sarà pronta per essere girata e come vedete queste sono le macchioline marroni di cui vi dicevo prima. Ora la stessa cosa dobbiamo farla dal lato opposto, quindi continuiamo a picchiettare la nostra piedina con una forchetta e poi controlliamo di tanto in tanto il fondo della piedina. Passati circa 2 minuti e mezzo la nostra piedina sarà pronta e la disporremo su di una griglia. Ora non ci resta che farcire la nostra amata piedina. In questo caso ho deciso di farcirla nella maniera più tradizionale, ovvero con del buonissimo squacquerone che sto disponendo su mezza piedina con l'ausilio di un coltello, proprio come se fosse una crema spalmabile. Poi disponiamo qualche fetta di prosciutto crudo, ovviamente prosciutto crudo di Parma, ed infine una bella manciata di rucola. Quindi infine non ci resta che piegare a metà la nostra piedina. E voilà, guardate che meraviglia, davvero molto invitante. Dato che adesso procederemo con la preparazione della pidazza, preriscaldiamo il forno di casa a 200 gradi con pietra refrattaria. Ora che la nostra prima piedina è pronta, non ci resta che procedere con la preparazione della prima pidazza. Anche in questo caso procederemo esattamente come prima.
L'unica differenza è che questo disco di pasta lo dovremo stendere molto di più. Il diametro finale dovrà essere di circa 30-32 cm e lo spessore di pochi millimetri, direi intorno ai 2-3 mm massimo. Ovviamente il tutto inizialmente lo facciamo con le mani, ma poi procediamo col mio amato mattarello. A stesura quasi terminata possiamo ultimare il procedimento con l'aiuto delle mani, quindi in questo modo prendiamo e tiriamo un pochino l'impasto fino a dargli la forma definitiva e lo spessore desiderato. Ora, esattamente come abbiamo fatto prima con la piadina, procediamo alla cottura della pidazza, quindi disponiamo il nostro disco di pasta sulla padella bollente. Anche in questo caso bucherelliamo la superficie con l'ausilio di una forchetta. Una volta che il fondo della nostra pidazza avrà assunto un bel colorito marroncino, sarà pronta e procediamo a girarla e ultimare la cottura. Anche in questo caso, dopo circa 2 minuti e mezzo, la nostra pidazza sarà cotta e la disponiamo su di una griglia. A questo punto non ci resta che dar sfogo alla nostra fantasia e farcire la nostra pidazza nella maniera che più ci pare e piace. Come vi ho detto all'inizio, questa mia prima pidazza la farcisco a mo' di margherita. Quindi procedo a stendere del pomodoro su tutta la superficie. Ora, con l'aiuto di una pala, andiamo ad infornare la nostra pidazza. Dopo circa 6 minuti di cottura, ecco qua il risultato. Ora non ci resta che ultimare il condimento. Quindi disponiamo la mozzarella su tutta la superficie. Cospargiamo il tutto con del buon origano e torniamo in forno per altri 2-3 minuti, giusto il tempo di sciogliere la mozzarella. Ed ecco voi il risultato ultimato. Ecco a voi la pidazza che ora andiamo ad ultimare con un bel giro d'olio. Da ultimo, amici, vediamo come si prepara l'arrotolato. È semplicissimo, dobbiamo preparare la stessa piadina che abbiamo visto all'inizio. Poi procediamo a farcirla, in questo caso la farcisco proprio come prima, quindi squacquerone, crudo e rucola. E ora, ecco a voi la magia, non ci resta fare altro che arrotolare su se stesso la nostra piadina, proprio a formare un vero e proprio rotolo. No, vabbè ragazzi, è o non è super invitante? Che ne dite? Guardate che roba! Per non parlare del risultato una volta tagliato. Guardate, davvero gustoso. Si mangia con gli occhi. Ed ecco voi amici la sfilata dei prodotti romagnoli preparati direttamente a casa nostra. Pidazza, piadina e arrotolato. Semplicemente fantastici.
Amici, siamo arrivati al momento che tanto attendevo e desideravo, l'assaggio. Quindi ora andiamo ad assaggiare la pidazza o piadizza, dipende un po' come viene detta nei vari paesi. Andiamo ad assaggiare l'arrotolato. La piadina la tengo intera perché devo darla a mio amico dopo, quindi visto che è lo stesso impasto, lo stesso condimento, assaggio l'arrotolato giusto per assaggiare. Quindi procediamo con il taglio della pidazza. La pidazza dovrebbe avere una consistenza croccante, esatto, potete sentirle. Quindi procediamo ad assaggiare questa pidazza. Ok, ci siamo? Attenzione! Ragazzi, veramente buonissima. Sarà che amo sti prodotti. Croccante, gustosa, semplice, veloce, davvero buonissima. Ottimo crunch sulla crosta. Centrato, obiettivo centrato. Da leccarsi anche le dita. Bene, procediamo anche con l'arrotolato a sto punto. Quindi prendiamo il nostro tagliere. Tagliamone una fetta. Questo invece, essendo fatto con l'impasto della piadina che rimane un po' più morbido perché è più spesso, rimane più morbido. Cioè guardate ragazzi che meraviglia. Guardate che meraviglia. Che brutta la vita quando si bisogna mangiare e mangiare cose buone. Vabbè, farò io lo sforzo, va? Ancora come sempre. No, vabbè, cioè ragazzi, stratosferica proprio, deliziosa. Amici, sono davvero rimasto soddisfatto del risultato di questa mia prima infornata romagnola, chiamiamola, perché era appunto la prima volta che provavo a fare questo impasto seguendo la ricetta tradizionale, il più possibile tradizionale rispetto a quello che ho trovato informandomi in rete e tramite degli amici che mi hanno fatto conoscere questi prodotti davvero strepitosi, di cui dobbiamo andare orgogliosi in Italia, perché oltre alla pizza ogni paese poi ha le sue specialità come queste. Quindi vi dico, sono molto soddisfatto, vi posso garantire che è un impasto velocissimo, semplicissimo, alla portata di tutti. La cosa più difficile, come avete visto, è ottenere una piadina rotonda o una pidazza rotonda. Quindi provateci anche voi se riuscite a fare qualcosa di meglio di me, perché io non sono un maestro, quindi è il mio primo tentativo, mi ritengo soddisfatto, ma ovviamente si può migliorare. Fatemi sapere com'è andata, quindi guardate la mia pagina Instagram, qui in descrizione c'è il link, potete seguirmi su quella pagina, così vedrete anche dei contenuti più esclusivi che pubblico quotidianamente e potrete farmi sapere nei messaggi appunto come vi siete trovati con questa mia ricetta e quali sono i vostri risultati, quindi se volete mandarmi anche delle foto. Ovviamente, come sempre, se questo video vi è piaciuto, qui sotto c'è una bellissima icona col pollice in su, quella in su, non quella in giù, mi raccomando, cliccatela così mi mettete un bel mi piace e diciamo mi rendete orgoglioso di questa mia passione che porto avanti e cerco di condividere con voi il più possibile, sperando ovviamente di accontentare un po' tutti senza sbagliare troppo nelle mie ricette, insomma. Quindi amici, se anche questo video vi è piaciuto, mi stavo dimenticando, iscrivetevi al mio canale, quindi qua sotto trovate una bella scritta iscriviti con la campanellina. Se cliccate anche la campanellina, ogni volta che pubblicherò un nuovo video riceverete la notifica e non perderete alcuna mia ricetta. Quindi io ora vado a mangiare, che dire, buon appetito a tutti e alla prossima, ciao!